Ed eccoci qua, bentornati, ben risentiti, ben rivisti, ingombranti come una nave incagliata in mezzo allo stretto di Suez, al canale di Stai Suez. attento, stai molto attento a quale stretto. Ritorna a sé. Sì? No, Piero, puoi scegliere di fare la gru o comunque il caterpillar che stava cercando di scavare per farla muovere, o puoi fare la nave. Scegli, siamo in due, io e te. Io faccio volentieri il portacontainer, Forse non non è ci un siamo problema. capiti, perché se la nave si incaglia allo stretto di Gibilterra, tutte le altre suonano e io non dormo la notte. Ho capito, ma Quindi stiamo molto attenti. è un Comunque, navone. notoriamente sono una gru. Allora, dicevo, puntuali come sempre, non come un cargo battente bandiera liberiana, ritorna Una vita da lontano live ed in podcast, qui live su YouTube, Twitch, eccetera, 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 in podcast su tutti gli altri canali. Se volete registratevi e iscrivetevi ai nostri canali, ai nostri podcast, così sapete quando siamo live, quando c'è un nuovo video, c'è una nuova puntata. Con me, come sempre, come tutte le settimane, soprattutto oggi che è Dante D, i nostri amici Dante e Virgilio che ci accompagnano e che ci presenteranno l'ospite di questa settimana. Benvenuti a tutti da D, quell'altro è Dante, io sono D sicuramente, e quindi, come dire, nel mezzo del cammin di nostra puntata, evitando di finire in una selva oscura, invece di ritrovare la dritta via, passo la parola ad Emiliano. Io chiedo scusa se non sarò così forbito come necessario in questa ricorrenza assoluta per i 700 anni dalla data dell'inizio della Divina Commedia, che dovrebbe essere oggi. Chiediamo scusa ai nostri amici che ci stanno ascoltando in podcast, perché sostanzialmente quando andiamo live noi facciamo tutta una serie di sottintesi. Io faccio le facce in video e chi mi sta guardando in diretta in questo momento ci sta guardando su YouTube può vedere, ecco, ma andiamo immantinenti velocemente a presentarvi l'ospite di questa 43esima puntata, la 11ª della seconda stagione, da uno stato dove siamo già stati. Mi passerete il gioco di parole poco poetico. Abbiamo una ospite a cui già abbiamo dato modo di scappare più volte da questa gabbia di matti che siamo noi sostanzialmente. Un ospite che si chiama Anna. Benvenuta Anna. Ciao Anna. Grazie Anna per avermi invitato. Come hai detto, soprannome scusa? Murer. Esatto, hai provato a nasconderti, adesso lo dici bene, scandisci. C'è un accento che è fatto così, no? Voi prendete il dito, lo mettete per 3/4, poi lo mandate verso l'alto e quello è l'accento Murer. No, come lo yogurt, no? Murer, per favore. Come si scrive si dice in italiano, diciamo, però hai anche un altro nome per gli amici, per un soprannome, un secondo nome con cui sei nota, che è Nina. Io non so come chiamarti, questa è una cosa che mi ha messo in crisi per 4 giorni, non ho pensato a altro come chiamarti, non mi è venuto niente di alternativo, per cui faremo un po' come ci viene. Faremo Nina, no? Cioè, c'è scritto, sì. se l'è scritto lei nel nome. Va bene. Ma potete mettermi in crisi quanto volete, mi chiamate così, a caso. Ti chiamiamo Jacqueline. Jacqueline, vabbè. Jacqueline si può fare. Fino a che non la chiami Vasco va bene tutto, diciamoci. Esatto, sì, grazie. Allora, Nina, noi ogni settimana cerchiamo di fare un'intervista o comunque una conversazione con un espatriato. Nel frattempo Raffaele vi ricorda di fare sottoscrivi, clicca di mi piace, condividi, dillo ai tuoi amici, vai al bar e offri un giro per tutti ricordando che è una vita da lontano, eccetera, eccetera. Allora, Nina, in questo momento tu sei a casa tua in Portogallo, a Lisbona. A Lisbona, sì, esattamente. Vivo qui da un po', ma sono originaria dell'Italia, ma mi stavi per chiedere qualcosa, perciò... No, io stavo mettendo in onda, cioè in moto il motorino delle domande per cercare di riportarti all'origine, cioè da che parte dell'Italia, da che città, da che paese vieni, per contestualizzare un pochino e per darci anche un po' di materiale con cui cominciare a fare battute, no? Scherzo.
Per capire come ti è venuto in mente o come ti è capitato di diventare espatriata, come è cominciato? Allora, io sono cresciuta, nata, eccetera, eccetera, in un paesino piccino, in provincia di Belluno. Il paese si chiama Falcade, lo dobbiamo dire, perché sennò mi tolgono la cittadinanza. È un paese molto bellino, in mezzo alle Dolomiti. Se vi piace la montagna, che sia estate, inverno, ve lo consigliamo. E io però ho sempre avuto diciamo, questa voglia di vedere altro, e anche mi è sempre sembrato che quelle montagne un po' mi soffocassero, no? E ho sempre avuto la voglia di andare a vedere qualcos'altro, di viaggiare, e appena sono riuscita sono andata all'estero. La prima volta è stata subito dopo l'università. Ho finito la triennale in comunicazione a Padova e, come tanti neolaureati, non sapevo cosa fare. E ho detto: cosa facciamo? Partiamo. E sono andata in Inghilterra come ragazza alla pari, e quello è stato appunto il mio primo viaggio da sola all'estero, primo aereo, prime tante cose. Sei anche la nostra prima ragazza alla pari in questa trasmissione, come esperienza di vita. C'è sempre una prima volta per tutto e una primizia. Questo tipo di esperienza ovviamente ti mette in una situazione di non solo un altro paese, un'altra lingua, un'altra cultura, ma direttamente proprio dentro un'altra famiglia. Quindi è una di quelle situazioni che ti può aiutare moltissimo a superare eventuali differenze, ma può essere molto impegnativa. Per te com'è stata? Ti ha messo in difficoltà o ti ha tranquillizzato e ti ha permesso di fare le cose con calma, con i tuoi tempi, con sicurezza? Allora, direi che sono partita con sicurezza, perché comunque avevo 22 anni, non ero mai stata all'estero da sola. Partire da sola, comunque una ragazza, avevo un po' di timore, no? E perciò quest'idea di avere, ok, ho un indirizzo, qualcuno che mi aspetta e ho un tetto sopra la testa. Una porta che si apre. Si spera. È stata una bella sicurezza, cioè sono partita dicendo: ok, so dove andare e so che comunque stasera in teoria un tetto e un letto ce l'ho. Poi sicuramente ha avuto i suoi pro e contro, come tutte le esperienze. Ad esempio, non credo di volere avere figli, visti i bambini, ma... Lo pensavo anch'io, cioè l'importante però è continuare a odiare i figli degli altri e amare solo il tuo. Poi uno solo, una sola. Guarda, se mai dovesse succedere, poi ti chiamo e ti faccio sapere. Perché poi io la pensavo come te, continuo a non amare i bambini degli altri, però voglio dire, la mia è il mio, diciamo, dividiamo il corredo genetico, quindi gli voglio bene per forza, però tutti gli altri mi stanno comunque sulle palle, quindi non è che cambia. Povera Gabriella, non le ricordare poi questa sventura. Sì, poi speriamo che riesca a parlare un po' meglio di te, visto va bene, ma comunque questo è un fatto nostro, è uno scherzo di lunga data. Dove sei andata a fare la ragazza alla pari esattamente? Allora, in una cittadina a nord di Londra, Harpenden, nell'Hertfordshire, vicino a St. Albans. Sì. Con Mignolino su. Con Mignolino su, sì, molto posh. È stato molto bello, cioè, ho imparato un sacco di cose. Anche solo il primo giorno, quando sono arrivata a Gatwick, ho perso 40 minuti per capire come arrivare dall'aeroporto alla stazione, perché ovviamente parlavo inglese come tanti, con un accento indecente, e ogni volta che chiedevo informazioni, sti poveracci parlavano inglese con un bel inglese british, e io continuavo a non capire se potevo prendere il trenino senza che mi arrestassero perché non avevo il biglietto. Ho scoperto che era gratis, 40 minuti. Ok. È un passo tremendo che purtroppo abbiamo scontato in molti. Sì, Sì, però è bello.
Soprattutto chi ha degli scrupoli morali, perché qualcun altro se ne sarebbe assolutamente Ecco, fregato e salito sul trenino senza Lo so, problemi. Emiliano, hai ragione, però io l'unica volta che non ho timbrato il biglietto, perché mio fratello mi diceva sempre non timbrarlo, non controllano mai, il controllore mi ha sgamato, io ero lì come Vabbè, quella è una sottolinea. quella è una Cioè, questione di karma. Invece c'è una difficoltà, diciamo, insita che dovremmo avere, che spesso all'estero, in tutti i paesi del mondo, quello che noi pensiamo sia la normalità non sempre è normale, e quindi questo è un gap culturale, per cui quando si va fuori, sia per vacanza, ma a maggior ragione quando si decide di stare via per un periodo lungo, come hai fatto tu all'inizio, o di restare all'estero, bisogna sempre all'inizio fare un cambiamento mentale, cioè sarà Esatto. normale anche qui fare così, per cui adesso con internet, i blog, i gruppi di espatriati è un po' più facile, perché appunto si fanno delle domande prima di andare e ti dicono no, non ti preoccupare, c'è il trenino che è gratis. sì. Invece magari prima era un pochino più complicato. Quanto è durata la tua esperienza di ragazza alla pari? Allora, è durata 5 mesi ed ero in una famiglia mista, nel senso che il padre, il mio host dad, era inglese e la madre era libanese. Wow. E tra le varie cose che ho imparato, che mi hanno fatto conoscere, c'è stato, non so, una lingua nuova, l'arabo, che poi ho cominciato a studiare per i cavoli miei, e mi hanno permesso di vedere delle cose che non avrei mai visto se fossi rimasta in Italia. Non so, il giorno dopo Natale, Santo Stefano in Italia, Boxing Day in Inghilterra, Mhm. all'epoca era ancora legale, mi hanno detto che adesso non è più legale, la caccia alla volpe, e visto che facevano parte loro di una famiglia di cavallerizi, ho Mhm. potuto anche vedere queste esperienze. È una cosa assurda, però molto bella, cioè mi sono rimasti dei bei ricordi. Quindi anche l'occasione di saper assaporare dei momenti unici aiuta poi a costruirsi, diciamo, un percorso dei ricordi, delle esperienze. E tutto questo, diciamo così, fa sì che la tua voglia di restare all'estero poi diciamo così, si ampli Allora, la vorrei curiosità. aprire una Sì. parentesi, proprio amici cacciatori, non amici miei, perché però dico, stavo cercando la caccia alla volpe invece è legale in Irlanda, perché la Ah, volpe non è una specie protetta in Irlanda. porino. Ah, Ah, pensavo sì? perché la volpe era scappata dall'Inghilterra, aveva volato Sto fino parlando all'Irlanda, male. È andata Fox ma non ha avanti hunting trovato is legal in rifugio. Ireland and Ok, foxes Ah, are not protected species. Quindi in beh, UK penso di sì. è un infestante, però io ho visto più volpi in Inghilterra, e non in dei posti sperduti, ma in dei paesini al, molto, molto antropizzati, come quello dove abitava Piero, piuttosto che in Irlanda. In Irlanda non ho mai visto una volpe, quindi mi ma che Io te, la aspettavo fermata il dell'autobus, contrario. c'ho anche un video, ma però dico, che, uscia. Wow. Sì, Piero. che te paesini antropizzati. Ah, Io, Rachia aveva la sua migliore amica volpe a Londra, tra chi a ricordiamo il Johnson cane di Piero. Street. Ecco. Cioè, io ogni sera alle 11 avevo un colpo al cuore perché il mio cane iniziava a baiare disperata alla finestra. Lei, essendo nanetta, provava a sporgersi, ma non vedeva niente, ma fiutava stranamente qualcosa, la fiutata in vita sua. La volpe che passava sotto, e passava tutte le sere. Londra è piena di volpi. Invece, Nina, una cosa, adesso interrompo Emiliano, facciamo un passo indietro. Ci spieghi a grandi linee, perché magari c'è gente che può essere interessata, come si fa a diventare ragazza alla pari, quali sono le cose Allora, che gli obblighi della famiglia e gli obblighi della ragazza alla pari, più o meno se ti ok. ricordi. Allora, ci sono tantissimi website o comunque delle agenzie che ti possono aiutare a trovare una famiglia. Io avevo utilizzato un sito internet, si fanno un tot di colloqui su Skype, io ero in contatto con parecchie famiglie, poi ho scelto quella in Inghilterra. Adesso i numeri ovviamente non li so, però tu appunto vai in questa famiglia, fai un tot di ore di lavoro che
che di solito sono pochissime alla settimana, dai una mano magari a cucinare, comunque deve essere tutto specificato prima, e hai 1 o 2 giorni a settimana. Di norma in regola dovrebbero essere 2 giorni, io ne avevo solo 1, però ça va sans dire. E loro ti danno un pocket money, un piccolo gruzzoletto di soldi. Una cinquantina di euro alla settimana, no? Più o meno. Sì, no? non è tantissimo, però d'altronde tu vitto alloggio ce l'hai, con quei soldi ti paghi i treni, un po' di giri, ci sta, se non hai tanti soldi in tasca e vuoi fare un'esperienza all'estero e i bambini ancora ti piacciono, provaci. Dopo 5 mesi no, però vabbè, insomma, le cose cambiano. Quelli sono dettagli. Poi dipende sempre dai bambini, dalle famiglie e dai paesi, ci sono sempre delle differenze. Poi Piero? Oscar Wilde diceva che la coerenza assoluta è degli stolti, per cui è già anche giusto dover cambiare idea a un certo punto. Okay. Assolutamente. Dopo questa esperienza, a te ti è rimasta la voglia di restare all'estero, di vedere altri posti, di fare altre esperienze, giusto? Questa è una domanda. E come è proseguito il tuo percorso? Non hai pensato alla fine di questa esperienza di tornare in Italia, di tornartene a casetta tua, o comunque di trovarti una fatia, come un lavoro, come si dice nel nostro quartiere, in Italia, nel campo per cui avevi studiato? Oppure hai detto, va, già che sono qui, continuo a restare qui e vediamo che succede? No, allora io sono tornata in Italia un po' perché appunto l'esperienza era arrivata al termine naturale e poi perché avevo degli impegni in Italia, però mi era rimasta questa voglia di andare in giro, purtroppo perché i miei speravano che me la fossi messa via e invece hanno capito che sono abbastanza zingara. Perciò appena sono riuscita a mettere altri 2 soldi da parte ho detto qua, bisogna ripartire. E ho cominciato a cercare un po' in giro perché come al solito non sapevo come, dove, perché, quando e parlando anche con degli amici mi hanno detto perché non provi a fare del volontariato all'estero e lì ho cominciato a cercare bandi, cose e ho trovato il servizio volontario europeo. Adesso credo si chiami in un altro modo. Però ti dà la possibilità di stare all'estero, ci sono dei progetti, possono essere su qualsiasi cosa, dalla salvaguardia delle tartarughe a lavorare con i disabili, varie cose, e io ho scelto un progetto, sono stata scelta, ho fatto dei colloqui e ho avuto la fortuna di partire per la Turchia per 3 mesi, per il sud-est della Turchia, sul confine con la Siria e all'epoca era il 2014, perciò era ancora periodo caldo. Ok. E non si è mai raffreddato? No. In effetti è caldo da 10 anni, però insomma. E sono partita e sono stata a Gaziantep con appunto il servizio europeo e lavoravo con i bambini e con anche i rifugiati siriani. Quindi è anche un po' dura, un'esperienza impegnativa Sì. che hai voluto, nel senso che tra le tante opzioni, le tante scelte potevi decidere di farne un'altra o comunque di non fare esattamente quella. Questo tipo di scelta, oltre al diciamo così, desiderio di viaggiare, di vedere cose nuove, di fare un'esperienza, era anche motivata dal tuo impegno personale, cioè Sì. hai deciso di farla fortemente questa esperienza. Sì, allora sicuramente non sono sono partita un po' con l'incoscienza con cui parti, no? Nel senso, ok, vado lì vicino alla Siria, va bene, però non ti rendi conto finché non arrivi lì. Ed è stata un'esperienza purché breve perché per problemi di visto sono potuta rimanere solo 3 mesi. È stata un'esperienza molto intensa che mi ha cambiato la vita, cioè se io prima volevo lavorare nel mondo della pubblicità, lì ho capito che no, il mio è il sociale, il mio campo, quello dove voglio lavorare è la cooperazione internazionale e ho avuto la fortuna di toccare con mano e di vedere delle cose che altrimenti non avrei mai visto e anche di rendermi conto, sai, è facile leggere una notizia sul giornale e c'è comunque una distanza fisica che ci fa realizzare fino a un certo punto cosa realmente è quella notizia. Quando tocchi con mano e vedi cos'è una guerra, ecco, quello ti cambia la vita, no?
ed è stata un'esperienza intensa, molto bella e anche pesante da una parte. Ho un'intensità e una pesantezza che però ovviamente ti ha dato un'esperienza, l'hai fatta tua, l'hai inserita nel tuo appunto bagaglio personale e culturale di esperienze. Come si vive al termine di un'esperienza del genere il post, diciamo così, la fine di questa cosa? Cioè è una roba anche che ti rimane dentro per il successivo, e le tue parole adesso, il tipo di tuo desiderio, di tipo di lavoro, di impegno, diciamo così, testimoniano, ma alla fine di un'esperienza del genere effettivamente ti puoi fare dei grandi interrogativi o puoi avere una grande spinta che ti porta a raggiungere altri risultati o comunque a intraprendere una strada precisa. Cosa ne è stato per te? Cosa hai fatto subito dopo? Allora, devo dire la verità, io ho avuto la fortuna di essere lì con un'associazione che accoglieva tantissimi volontari, eravamo anche 30 e questa cosa del gruppo di ragazzi provenienti da tutta Europa e dalla zona del Maghreb è stata una grande forza anche a livello psicologico, no? Per affrontare determinate cose, per metabolizzare certe cose che abbiamo visto, che abbiamo vissuto. Quando sono tornata nella vita reale, il primo impatto è stato duro, è duro perché c'è questa frase che è un po' una frase detta e potrebbe essere scontata, però il viaggiatore quando torna, tu hai cambiato la tua vita, no? Però gli altri hanno continuato a vivere sulla stessa lunghezza d'onda e sulla stessa velocità. E tu torni, tu sei cambiato talmente tanto e la vita lì è rimasta la stessa. E a me sta cosa all'inizio ha pesato parecchio, cioè è stata una bella mazzata tornare indietro. Sì, Poi una storia comune a tutti, no? È un po' come quello che va nello spazio e viaggia a una velocità diversa rispetto al resto del mondo, poi quando ritorna sulla Terra, che delle cose sono o non cambiate per niente, lui è cambiato, insomma, come dici tu, ed è una sensazione che tutti noi, anche le persone che abbiamo intervistato nell'ultimo anno, in tanti hanno avuto questo tipo di effetto. Adesso, a prescindere dall'esperienza che hanno fatto, magari non è importante come quella che hai fatto tu, ma anche semplicemente andando via di casa in un'altra nazione a vivere, poi dopo tornando sì, quello secondo me proprio anche quando vai all'estero, lo hai appena detto tu, semplicemente spostandoti di paese, cambiando e stravolgendo quella che è stata la tua vita fino ad allora, quando tu torni, banalmente quando torno a casa, quando si poteva tornare con un po' più di facilità, le cose lì sono sempre uguali. E tu magari nel frattempo hai fatto 800, anche loro l'hanno fatto, però il primo impatto è, oddio, è tutto uguale. Potrebbero essere passati 3 mesi, come 2 anni, è tutto uguale. Sì, oltre a questo c'è sempre anche da considerare che il cambiamento che tu comporti nel tornare cambiata nella situazione tua, della famiglia, del paese, della città, le cose note, sono dei cambiamenti così diluiti nel tempo che si fa fatica ad apprezzarli. Eppure la sola presenza di un espatriato, una persona che è andata a studiare all'estero, a lavorare, ha fatto un periodo di esperienza via, comunque comporta sempre anche un cambiamento per chi è restato. È difficile notarlo perché è un cambiamento lento e graduale, però ovviamente anche quelli che restano in relazione a te non sono le stesse persone di prima, è solo che il tuo cambiamento è stato così scioccante, così forte, che effettivamente notare dei piccoli cambiamenti in loro di solito è difficile, e questo è uno dei motivi per cui le società cambiano in senso lato, in senso globale, grazie all'arricchimento di esperienze che non c'erano e vengono portate da fuori. Tu cosa pensi, diciamo così, considerando il racconto che ci hai fatto fin qua, di aver acquisito in più dalle tue esperienze estere che, diciamo così, in una vita normale
italiana dopo l'università non avresti potuto o non avresti avuto l'occasione di avere? Ma stai a fare una domanda a colloquio di lavoro, poverina. Ora si mette tesa. Mi diate 3 esempi di strength e 3 esempi di ragazzi, grazie Emiliano che mi prepari per il prossimo colloquio. Questa è la prima volta che mi dite una cosa del genere, cioè mi avete preso in giro per qualunque cosa, ma questa è veramente una volta che faccio una domanda di nuove per seria, in giro. una cosa seria. Questa è interessante da sapere per noi che non siamo andati, che siamo ancora qui, insomma. Allora, domanda impegnativa, non so se riesco a dare una risposta tu prova, sicuramente fai meglio di noi. Non sono sicura. Allora, sicuramente tutte le varie esperienze che ho fatto mi hanno arricchito come persona, mi hanno fatto vedere delle cose e delle situazioni che non avrei mai potuto vivere né conoscere, no? Anche il modo di rapportarsi con gli altri, la questione dell'apertura mentale, non si può essere senza pregiudizi, ma cercare di togliersi il grosso del pregiudizio che si ha quando ci si rapporta con una persona piuttosto che con un'altra. E sicuramente se fossi rimasta a casa mia questa cosa non l'avrei avuta. Poi sono una persona molto adattabile e tutte le varie esperienze che ho fatto hanno aumentato questa mia adattabilità, e questo credo sia una delle cose che mi porto dietro. Ed è una delle cosa. Sì. No, vai Piero. Invece, scusa. Sempre su questi 3 mesi, in realtà avevo una certa curiosità del momento del rientro. Nel senso, quanto è stato difficile comunicare l'esperienza che avevi vissuto e condividerla? Perché una delle cose più belle comunque che arricchiscono di più non solo te, ma anche le persone che ti stanno intorno, è il momento della comunicazione e della condivisione. E credo che con un'esperienza così estrema non sia stato semplicissimo il primo giorno riuscire a mettere in comune quel che avevi vissuto. Non so neanche se sono mai riuscita a dirle tutte le cose, nel senso che certe parti non credo neanche di averle mai dette a tante persone, perché sai, nel senso ci sono vari aspetti quando qualsiasi esperienza tu faccia, c'è l'aspetto un po' più serio, c'è l'aspetto un po' più ludico, magari certe cose, non so, tutti sanno, i miei amici tutti sanno che mi sono girato tutta la Turchia nei weekend, la parte un po' più ludica e meno introspettiva è stato semplice dirlo. Il resto, il bagaglio che mi sono portata dietro, ecco, è stato difficile, non credo di averne parlato con tante persone oggettivamente, perché sai, c'è anche un po' la paura di non essere capiti, sì, soprattutto quando fai un certo tipo di esperienze che non è neanche facile spiegare. Toccano nel profondo. Sì, e allora poi ho avuto questa cosa che per parecchi anni io sono abituata a scrivere parecchio, per parecchi anni non sono più riuscita a scrivere, perché mi sembrava che scrivere banalizzasse quello che io avevo provato. E perciò ho avuto proprio un blocco nel mio modo di comunicare, nel mio comunicare anche sulla carta e lasciarlo lì. Infatti io non ho più scritto per un anno dopo la Turchia, perché proprio non riuscivo. Mi sembrava di rendere tutto troppo banale. Anche lì hai dovuto ricalibrare molto probabilmente. Sì. Se scrivi quei momenti passeranno comunque, fidati. Sì, l'ho capito dopo. Ho finito, lo giuro. No, va bene, questo è... No, io non vorrei far passare questa parte, questo racconto così interessante e profondo e importante anche nella tua costruzione personale, perché è un'esperienza da cui non puoi più prescindere, ovviamente avendola fatta, di passare al dopo come un ritorno alla normalità. Dopo quel tipo di esperienza hai pensato di rifarne un'altra, di trovare qualcosa di completamente diverso, di prenderti una pausa? Come hai diciamo così rimesso in ordine questo tipo di esperienza forte che hai fatto con
un percorso che appunto poteva interrompersi lì oppure continuare Allora, ancora ho per tanto. continuato. Scusa, ti ho interrotto. No, No. anzi, tu a un certo punto Continua, devi continua a interrompere la interromperlo. domanda, Sei la prima. se no la domanda In un anno sei la prima. va avanti per minuti. Che brutto Quando sei primato. quando sei pronta a rispondere tu interrompi. Ma non sei la prima che l'ha Maleducatamente. fatto, sei la prima che ci è riuscita, è diverso. Mamma mia, questo me lo scrivo sul curriculum. Certo. Cioè, sei un'intervista di lavoro, quindi... Appunto. Allora, Ok, come sempre ho distrutto il tono alto della trasmissione. ognuno ha Scusate. il suo ruolo nella vita, ci sta. vero. Allora, io quando tra un'esperienza e l'altra ho sempre fatto dei periodi di stand-by voluti più o meno in Italia, perciò io quando sono tornata non sono riuscita a ripartire subito perché di nuovo non sapevo come, dove, perché sì, avevo capito cosa volevo fare, ma era perfino peggio perché non sapevo come arrivarci. Sono stata un po' in Italia, ho lavoricchiato, ho fatto qualsiasi cosa mi portasse due spicci in casa e poi ho scoperto e ho trovato ed è uscito il bando del servizio civile. Mhm. E ho fatto domanda per un progetto l'anno successivo, ho fatto domanda per un progetto di volontariato e di servizio civile all'estero, che è notoriamente più cooperazione internazionale rispetto ai progetti che ci sono in Italia, e anche in quel caso ho fatto dei colloqui, mi hanno preso, e io all'inizio volevo andare in Georgia, ma c'erano 2 posti, ero arrivata terza. Mi hanno chiamato e io me lo ricorderò sempre, io ero a Bolzano con mia zia a fare spese e mi chiamano e mi dicono: guarda, ok, non sei stata presa, però hai passato tutto il processo, ci sono dei posti vuoti, uno dei posti è la Romania, ti diamo un'oretta, tra un'oretta ci sentiamo e ti leggi un po' il progetto e ci fai sapere. In un'ora. In un'ora, sì, ma io l'ho fatta peggio. Ho scaricato il progetto, ho letto, vabbè, i progetti sono molto generali, 4.000 pagine non dicono niente. Io ho letto l'intestazione, Romania, Timișoara, richiamo dopo 10 minuti, gli dico per me sì. E così sono partita Sei per la partita. Romania. Di nuovo. Con il servizio civile italiano, quindi. Esatto, sì. Ok. Che dà appunto la possibilità di fare ci sono parecchi progetti, l'ultimo bando era ancora più grande rispetto al bando a cui ho partecipato io e vieni stipendiato dal governo italiano, ricevi un tot al mese e l'associazione che ti invia e ti ospita ti dà vitto e alloggio. Perfetto. Ma Interessante. questa scelta così repentina rispetto a un progetto, diciamo così, di backup, di seconda scelta, tra virgolette, l'hai fatta perché non ne potevi più di questa, tra virgolette, nuova vita che avevi in quel momento lì? Più questo o più perché effettivamente in quel momento lì lo volevi fortemente, volevi andare, volevi una nuova prospettiva? Io volevo farlo, è stato molto alla cieca, nel senso è stato veramente una cosa che non ci ho messo zero cervello, perciò quando loro mi hanno detto che c'era un'altra opzione, io non ci ho pensato un attimo, ho detto ok, vuol dire che deve andare così, non è la Georgia, è la Romania. E così è stato ed è stata un'ottima scelta, per fortuna ho detto di sì. Dici che è Anche stata la Georgia un'ottima... era un altro teatro, niente male. Dico. Dal punto di vista geopolitico poi. Oh, ma È stata una bella scelta coraggiosa quella. Sì, non so, c'era tanto pregiudizio dalle persone che conosco e che magari gli ho detto, sai, vado in Romania, panico, c'è gente che ha fatto delle facce tipo horror, però io sono abbastanza incosciente, perciò ho detto, ma sì. Vabbè. Vabbè, Perché poi no? all'interno di un progetto, di una, diciamo così, cornice istituzionale non indifferente, lì conta il fatto di volersi mettere in gioco. Se hai letto l'intestazione, ma non avrai letto 4.000 pagine, insomma, la prima parte del progetto, quello che si prevede di fare nel progetto, può far venire voglia, no, di
Sì, andare con quelle premesse. Poi a posteriori puoi giudicare se le premesse sono state rispettate oppure no. Comunque, da come ne parli, per te è stata sicuramente un'esperienza positiva. sì, lo è stata tosta anche questa perché comunque un po' per il contesto, un po' per i progetti, perché io poi ho lavorato in 2 progetti diversi, erano parecchio tosti, però è stata un'esperienza anche lì che non avrei potuto fare altrimenti, perché io sono partita, eravamo un piccolo gruppo di volontari, però facevamo delle cose diverse, soprattutto inizialmente, e i primi 6 mesi io lavoravo dalla domenica sera al venerdì in una casa famiglia appena fuori Timișoara. Timișoara è anche una bella cittadina sul confine con la Serbia, e io lavoravo in questo paesino, e questa casa dove vengono ospitati bambini in stato di povertà. La Romania è un paese molto povero, e molto spesso hanno genitori, entrambi o solo un genitore all'estero a lavorare, e cioè, il problema dell'alcolismo è diffusissimo, come anche la violenza domestica. E perciò c'era questa casa in cui i bambini vengono ospitati dal lunedì al venerdì, e li si aiuta a fare i compiti, si mangia assieme, li si porta a scuola. E quell'esperienza di 6 mesi in quella casa mi ha dato l'opportunità di imparare il rumeno, perché appunto ero l'unica straniera, nessuno parlava inglese, nessuno parlava italiano, perciò i Per bambini forza. sconvolti perché sei anziana e non parli rumeno, io sì, vabbè. E ho imparato anche il rumeno. Che quindi adesso ci devi continuare il resto dell'intervista in rumeno, quindi. Ma l'ho dimenticato, sono passati 5 anni, raga. Poi una di quelle situazioni che o nuoti o affoghi, insomma, lo fai anche con uno spirito che non per ci forza. pensi, che non ci pensi perché cioè, lo se fai e avevo bisogno di basta, no? qualsiasi cosa o non mi piaceva il da mangiare, cioè dovevo dirglielo in qualche maniera, no? Ricordiamo che così come lo spagnolo è facilissimo da parlare, che basta mettere una S alla fine di tutte le parole, col rumeno basta aggiungere la U alla fine di tutte le sì, perché quando sono poi tornata in Italia o parlando con alcuni amici era, ma tanto è una lingua, è come Latina. l'italiano. E tu sei la che dice, certo, perché io allora tu dovresti saper parlare benissimo francese, rumeno, spagnolo, portoghese, perché più o meno siamo lì, no? Sì, no, non è così semplice. No, io perché questa cosa ha fatto il giro con un mio collega romeno con il quale lavoravo, che ci vedevamo a pranzo e c'era questa cosa che io dicevo, tutti i nomi con la U finale per far finta di parlare rumeno con lui. Non ti ha ammazzato, poi che brava persona. Lui praticamente la cosa ha fatto talmente tanto il giro che poi lui faceva finta da rumeno di parlare rumeno al mio modo, quindi diceva le cose in inglese con la U finale. Che meraviglia. Quindi tutto con la O. Sì. Che team gioviale che... il contesto internazionale uno poi è un racconto che dimostra di come determinati legami e anche determinate situazioni inaspettatamente si possono creare con i giusti presupposti. Ovviamente, se uno pensasse effettivamente di cavarsela così, o sei in vacanza, se no questo gioco non funziona. Lo dico a tutti quelli che pensano di andare in Spagna mettendo la S finale, anche senza sapere il nostro dialetto del nostro quartiere, che è molto spagnoleggiante, diciamo. Per adesso si deve dire qualcosa in dialetto. Sì. Consiglio pratico: se andate in Spagna e non sapete lo spagnolo, parlate a gesti, vi capiscono molto meglio del tentativo di aggiungere l'S alla fine, per il quale vi odieranno, e io, se sarò di fianco a loro, vi odierò di più. Però diciamola questa cosa, che se tu vivi all'estero e non usi la tua lingua madre come lingua principale, ma ne parli un'altra, poi c'è un'apertura mentale, secondo me, che ti porta a capire e ad imparare molto più in fretta tutte le altre lingue, che secondo me, io perlomeno mi rendo conto, 4 mesi. Ecco, mi rendo conto che ho acquisito vocabolari di lingue che non parlavo, tipo il francese, tipo lo spagnolo, perché frequentando un ambiente internazionale
persone che parlano francese e spagnolo quasi sempre, e però io non parlando in inglese quasi tutto il tempo, quindi secondo me poi il cervello un po' si sblocca e comincia ad acquisire tanti pezzettini, poi che siano giusti, che funzionino, che però ti danno la possibilità di sopravvivere, quindi questo secondo me è un altro vantaggio di vivere all'estero. Ma chiediamo se è effettivamente vero la nostra ospite che nelle sue esperienze ha avuto contatti con delle lingue molto diverse fra loro, molto lontane, di cui normalmente nella quotidianità non ne abbiamo assolutamente nessuna contezza, come il turco piuttosto che il rumeno. No, già abbiamo messo 2 punti per esempio, molto lontani con l'inglese e l'italiano. Cioè, potresti ordinare un caffè a Istanbul o un kebab. Ma sai che non credo, il turco so proprio il basic, come stai, ciao, andare a fare la spesa, mi ricordo qualche nome di qualcosa da mangiare, però qualche settimana fa ho fatto un meeting per lavoro, per l'azienda dove sto lavorando adesso, con dei colleghi turchi, e il mio buongiorno, come state, no, non parlo turco, ha riscontrato molto successo, loro erano felicissimi, cioè super contenti. Anche lì poi... No, fumato come turchi per sarei felice anch'io se qualcuno in un meeting mi accogliesse in questo modo parlando in italiano. Intanto so che non parli in italiano, però è una nota di attenzione e di sensibilità non indifferente. C'è qualcuno che sa almeno dire una frase, no? Questo sì, poi i turchi sono molto simili a noi, cioè sono molto, se tu gli dici già ciao in turco, loro sono molto aperti, sono molto gioviali, sono super contenti, già solo gli dici merhaba. Sì. C'è molto anche lì, ci assomigliamo molto, sarà colpa dell'impero romano, ma secondo me ci assomigliamo proprio tanto con i turchi. Sarà colpa del mare e del sole. Anche se poi venendo al bellunese, insomma, erano i tuoi nemici storici, ricordiamolo anche questo. Non ho specificato da dove veniva. Vedi, è vero se che no comunque... altro che 3 mesi. Senti, è vero che dentro terra e laguna c'era comunque dell'astio, però... un po'. Senti, ma in tutto questo le Alpi ti sono mancate in tutti questi viaggi fino a dove abbiamo raccontato fino adesso? Allora, no? Mamma, papà, tappatevi le orecchie? No. Quindi sei una sei una predestinata a essere espatriata, perché non avere nostalgia delle montagne. Ma come? Ma non ditelo noi abruzzesi che siamo cresciuti col mito dei bambini delle Alpi che andavano a sciare all'ora di educazione fisica, oppure che facevano, e tu mi dici che ti piace il mare. Allora, io intanto non ho mai messo gli sci, ma anche per una questione di salvaguardia degli altri, perché probabilmente ammazzerei qualcuno. Non è proprio il mio, cioè io vado sulle piste a bere il caffè o qualcos'altro il bombardino, andare a mangiare un paio di grappe e basta. Ok, ecco, quindi mi sembra un eccellente motivo per andare sulla pista. Sostanzialmente ti potremmo adottare come abruzzese, perché il nostro rapporto con la montagna spesso si fa serio, però spesso è molto così, quindi va bene. Nessuno ti tratta male se vai sulle piste a bere, no? Che dici sacrilegio, spesso la neve non c'è, gli impianti sono chiusi per problemi di burocrazia, e quindi per forza dobbiamo andare a bere. Non è che le chance di sciare in Abruzzo si riducono sempre drasticamente. Con il riscaldamento globale è stata... l'unica differenza è che raramente trovi veramente bombardino, più spesso ti offrono Campari e Prosecco, però va bene uguale, non è un problema. Per cominciare. Alla fine. Invece, dopo questa esperienza rumena, anche lì impegnativa e assorbente, perché una situazione dal punto di vista lavorativo, i bambini, e sottolineiamo di nuovo questa cosa, effettivamente adesso capisco, la terza cosa di fila, uno può fare delle considerazioni. E anche lì, hai finito questa esperienza, sei tornata in Italia, hai fatto un po' di autoanalisi e hai deciso cosa fare, oppure già da lì hai detto la prossima funziona in questo modo qui?
Allora, in realtà dopo i primi 6 mesi nella casa famiglia io ho continuato il progetto perché è di un anno e ho lavorato 6 mesi, mi sono spostata a Timisoara e ho lavorato in un centro per rifugiati dell'UNHCR e lì insegnavo inglese. E altra esperienza bella impegnativa però mi ha dato un sacco di gioie, ho conosciuto un sacco di persone meravigliose. E poi appunto al termine di quest'anno bello impegnativo in Romania sono tornata in Italia e mi sono fermata per un annetto perché avevo bisogno proprio anche un po' di capire cosa fare, cosa non fare e anche per riassestarmi un attimo perché a livello anche mentale è stata un'esperienza parecchio tosta e perciò sono stata un annetto ferma ai box a casa, ho lavorato in albergo, tutto bene, ho fatto i miei viaggetti, però io il perletto ce l'avevo sempre qua. E perciò dopo un annetto ho trovato l'ennesimo bando di volontariato, perché io penso di aver fatto domanda per qualsiasi cosa. Hanno la mia email, ormai arriva e va direttamente nello spam. E ho trovato questo progetto della Caritas di Ragusa, e perciò ho fatto un colloquio anche lì assurdo, dopo 10 ore di autobus, stavo andando a Roma con mia sorella, faccio questo colloquio di cui io non ho ricordi, però sono rimasta impressa perché mi hanno preso. E dopo un mesetto sono partita e sono andata a Ragusa, perciò dal profondo nord all'estremo sud. Mettendoci ben più di 10 ore. Sì, insomma, diciamo che i collegamenti non sono facilissimi. No, neanche un po'. E questo progetto di volontariato con la Caritas di Ragusa prevedeva 6 mesi appunto a Ragusa e 3 mesi a Lisbona. Ed è così che sono venuta per la prima volta da queste parti. Però mi sfugge un attimo. Facci trovare il link. Ecco, uno pensa, fai 3 mesi a Ragusa e 3 disposti da Agrigento oppure verso Caltanissetta, Enna. No, da Ragusa e poi Lisbona. Scusa. Can you please clarify? Questa è Ragusa. Adesso per chi ci guarda su YouTube e su Twitch, questa è Ragusa, ok? Sì, bellissima tra l'altro. Ci allontaniamo. Lisbona è qui. Dietro l'angolo. L'hai scoperto, bravo. Quindi in linea d'aria, dai. Sono lì. Ci siamo. No, quindi sei finita a Lisbona con un progetto di Ragusa. A fare? Allora, anche qui lavoravo con i rifugiati. Ho lavorato in 2 centri appunto che ci sono a Lisbona e che ospitano rifugiati e migranti. In questo caso lavoravo per il Dipartimento di Comunicazione e seguivo un po' le attività che i ragazzi facevano e poi facevo un po' di tutto perché se avevano bisogno, non so, di accompagnarli a fare l'abbonamento della metro, queste cose qua. Ho partecipato un po' alla vita quotidiana dei ragazzi e delle famiglie che appunto vengono accolte in questo centro. Ok, e poi? E poi sono tornata in Italia perché avevo degli impegni. Okay. E poi però ho detto, ma cosa facciamo, cosa non facciamo? Dai, stiamo un annetto a Lisbona. Okay. E perciò a ottobre del 2018 ho trovato lavoro, che all'epoca era molto semplice qua, la maggior parte, ma voi avete già parlato con gente che sta qui a Lisbona, sì, perciò lo sapete meglio di me. Alessandro, con Giusy e con... Sì. Esatto. È abbastanza semplice trovare lavoro dall'estero perché ci sono queste grosse compagnie di call center che cercano sempre stranieri, perciò l'importante è che tu sappia un po' di inglese, meglio lo sai, meglio è per te, e un'altra lingua è appunto abbastanza semplice. Io ho mandato il curriculum, dopo mezz'ora mi hanno chiamato, cioè io ero sconvolta, mai successo nella vita. A parte il fatto che dopo mezz'ora, quasi un'ora di racconto, effettivamente il tuo curriculum non è proprio l'ultimo dei curriculi. No, ma non c'erano scritte in cose, quindi... Però se le nostre domande si è anche arricchito. Diciamo, no, invece la domanda è
in tutte le altre esperienze, dopo tutte le altre esperienze, non ti era venuta voglia di tornare in quel paese per fare un'esperienza di vita, di lavoro normale al di fuori di quell'ambito. Invece a Lisbona sì. Cosa ti ha attirato? A onor del vero, Clima. anche, ma a onor del vero, onor del vero, io speravo di, ok, mi faccio un po' di mesi al call center e poi ritorno, no? Un po' dalla finestra, rientro nel mio ambito. In realtà non è stato così semplice, perché come in Italia non è semplice entrare in determinati contesti e ti propongono sempre il volontariato a vita, qua lo chiamano stage e non te pagano uguale, sì. uguale, no? E perciò la mia idea iniziale era quella, ho detto ok, sto qui per un po' e poi io avevo comunque dei contatti con varie associazioni, cerco di rientrare con loro, di lavorare davvero, ma le proposte che mi erano state fatte erano sempre un volontariato, zero soldi, e per quanto sia bello di aria non vivo manco io, Sì. pagare l'affitto, insomma, vogliono soldi. Sì, dico. Sì. Dico. Sì, è difficile anche pagare invisibilità spesso, lo dico. Sì? Sì, ci nel hai mio provato? nel mio campo te la propongono spesso come pagamento, la visibilità. Però Sì, se sei comunque Michael Jordan magari te la prendi, ma se sei la casa del cotechino magari la visibilità non te la prendi. se sei Michael Jordan manco ti serve la visibilità, è questa la questione. Però no, invece sei rimasta lì, nel senso Sono che rimasta qua. sei rimasta lì a lavorare e a Sì, poi vivere. ho cambiato anche lavoro Sì. nel frattempo, però insomma 2 anni e mezzo ormai che sono qua, quasi stabile. E quindi fai un lavoro completamente diverso da quello che ti Sì, occupi di io customer adesso service. ho cambiato azienda, lavoro per un'azienda danese, faccio back office, faccio amministrativo. Ok, quindi proprio tutta un'altra però storia. vivi a Quindi cosa hai Lisbona, imparato vivi in meglio, il portoghese o il danese? Beh, no, il portoghese. Ah, ok. Il danese ancora no, io vedo solo i meeting. Parlano inglese, grazie a Dio, i danesi, perché insomma, Meglio di noi italiani parlano inglese. sì, quando non ci vuole neanche tanto. Dipende. Guarda, secondo me ci sono Dipende. solo 2 popoli che parlano peggio di noi in inglese, ma solo perché lo vogliono parlare peggio. Uno sono i miei concittadini. Sì, Sì, e gli esatto. altri sono i nostri vicini di casa, più tuoi vicini di casa, Sì, Piero. quelli vicini di Anche casa di vicino sopra. all'Italia. E i nostri cugini, Quelli in mezzo, storicamente, esatto. i nostri quelli in cugini che mezzo. potrebbero parlare benissimo qualunque lingua. Voi E avete sapete capito chi siete, lo dico in italiano, così non creiamo un incidente internazionale in questo momento molto particolare No, ma poi che stiamo vivendo tutti. noi non ci siamo mai inimicato delle comunità internazionali, come se io adesso dicessi che i francesi sono incapaci di parlare l'inglese. Su. Ecco, ma perché? What are you saying? No, sarebbe molto più grave dire che i francesi sono incapaci di parlare francese, però Anche quello. fino a qui non ci arriviamo. A proposito non di sapete quanto è danesi, bello? sì, prego, Piero, non sapete quanto è bello? Sapete quanto è bello leggere i giornali in Spagna e leggere i transalpini e tu dici, stanno a parlare un'altra volta di quelli, e invece siamo noi. Noi siamo Perché transalpini. giustamente gli spagnoli sono da quest'altro lato delle Alpi, per cui quando parlano i transalpini parlano di noi. Ah, ok. È interessante. No, dicevo, volevo salutare a proposito di danesi, l'unico danese al quale siamo legati da un'amicizia, che parla inglese, parla anche francese, adesso dovrà imparare lo spagnolo, ma che per cause di forza maggiore ha dovuto imparare anche l'abruzzese. E quindi... Non l'italiano, l'abruzzese. Speriamo prima o poi di averlo in trasmissione con noi. Speriamo. Così possiamo tradurre in italiano, però dall'abruzzese. Coi sottotitoli in italiano dall'abruzzese. Vabbè, questo capita. 5 minuti. 5 minuti. Questa puntata è assolutamente volata. Non per le mie lunghe pellegrinazioni, domande involute come succede di solito, ma per il tuo racconto delle tue esperienze uniche e irripetibili per tutti gli altri, perché è difficile metterle insieme così nella sequenza con cui hai fatto tu, nel modo con cui hai fatto tu, per cui la tua storia è assolutamente unica, è stata interessante e a tratti divertente, ancora
ancora mi chiedo come effettivamente tu sia finita qui nella nostra trasmissione, però questo effettivamente lo sappiamo. No, invece Nina, di tutte le tue esperienze, le tue situazioni, le cose che hai fatto, le cose che hai visto, che cosa ti senti di dire in fine di puntata a qualcuno che sta ancora in Italia e sta lì col dubbio se partire o meno, di farsi venire un'idea, di avere un'ispirazione, di avere una rassicurazione, o insomma ci sta guardando e dice: ma io perché dovrei partire? Beh, di ragioni ce ne sono 100.000. Prima cosa, buttati, perché in un modo o in un altro si fa, che sia un'esperienza corta, che sia per il resto della vita. Se non ti piace, torni indietro, non succede niente, però i modi ci sono, perché molto spesso mi sento dire no, perché sai, io non posso, non ho soldi, sono povero, e poi dici no, vabbè, ma manco io, però i modi ci sono, volendo, no? Di fare, di provare, di testare. E assolutamente buttate qualcosa in valigia, fatevi il test e perché no, provate, cioè c'è solo da guadagnare. Mi sembra questa è una conclusione meravigliosa. Com'era preciso e compendioso. Potevamo mandare la sigla qui a questo punto, senza tutte le nostre chiusure finali. Allora, quindi siamo arrivati alla conclusione. Io per consuetudine nostra e per organizzazione ti ringrazio adesso. Grazie ti ringrazio a voi, tanto davvero. di essere stata con noi per questa nostra 43esima puntata, l'11ª della seconda stagione. È stato un piacere, e i miei due soci che sono qui sotto adesso fanno le loro di conclusioni. Noi diciamo che abbiamo una regia tripartita, ognuno ha il suo e io devo fare questo, ho i numeri, a me mi lasciano i numeri della puntata. Grazie ancora. Ecco. Nina, c'è qualcosa? Sì, vai. No, dico, c'è qualcosa che qualcuno che vuoi salutare, qualche cosa che vuoi dire in più prima di concludere? Un messaggio alla nazione. Un messaggio alla nazione. No, saluto a casa, saluto i miei fratelli e la mia amica Silvia. Nomina è tutta Falcade, che adesso non ti vorrà più perché ti manderà Jesolo. No, secondo me la prossima volta che torni a casa, no, scusate, la prossima volta che torni a casa troverai un blocco stradale con la polizia che non ti fa entrare con la macchina e lì c'è un banchetto con i bombardini, se non te ne fai 12 non ti fanno rientrare. È giusto, siamo secondo me in Veneto, secondo me è così. Piero. Sì. Nel ringraziare anch'io per questa splendida puntata, l'appuntamento volge a questo punto al April Fools. La prossima volta che ci vedremo vi faremo un pesce d'aprile sotto forma di puntata, tant'è vero che ci ascolterete il prossimo 1° aprile, giovedì, alle 18:30 orario delle Isole del Nord e di casa di Nina in questo momento, alle 19:30 per chi invece nel resto dell'Europa del Sud si riesce a connettere, 20:30 per chi da Atene in là ha uno sguardo diverso sull'Europa, oppure se siete il personale intero della sede della Società Dante di Antofagasta in Cile, vi dovrete connettere con noi alle 15:30. Viva Dante! No, scusate. Mi ero sentito ispirato. Ti eri sentito ispirato, va bene. Allora, questa era Una vita da lontano live ed in podcast. Come sempre, iscrivetevi, sottoscrivete, insomma, fateci sapere quello che pensate e cliccate sulle campanelle così sapete quando c'è un nuovo video, quando c'è una nuova live, quando c'è un nuovo podcast. Noi ci sentiamo nelle ore e nei giorni che ha appena raccontato Piero ed è stato un piacere come sempre. Ciao. Ciao.